Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 118. Castore e Polluce. Terzo episodio. Quando i divini gemelli appaiono. Questo terzo episodio, dedicato ai gemelli più famosi della mitologia greca e romana, forse non te lo aspettavi, avendo raccontato della, morte dei due nella scorsa puntata. In verità essi continuano a spuntare in diversi episodi della mitologia come apparizioni, numi tutelari o anche a volte terribili fustigatori. Dopo la divinizzazione dei Dioscuri, Tindaro, re di Sparta, il padre mortale di uno dei due, decide di lasciare il trono. Troppo il peso per lui la cura dello Stato. Senza eredi, chiama a Sparta il giovane Menelao e gli affida la cura del grande regno. Neanche a Messene ci sono eredi al trono. Su questo regno, infatti, avrebbero dovuto governare Ida e Linceo, che, come sappiamo, sono ora passati a miglior vita. Nestore accoglie il peso della gestione dello Stato. A Sparta molti visitatori vanno a curiosare nella casa dove i mitici due gemelli sono cresciuti. Col tempo questo palazzo passa di proprietario in proprietario fino a giungere ad un certo Formione. I Dioscuri bussano alla sua porta una notte. I due si spacciano per essere commercianti stranieri giunti da Cirene. Asserendo di essere figli di un antico possessore di quella casa, gli chiedono alloggio e lo pregano di lasciarli dormire nella loro vecchia stanza. Formione, che non è nato ieri, riconosce i due gemelli mitici. Vorrebbe soddisfare la loro richiesta, ma è morbosamente geloso della figlia. Metto a vostra disposizione l'intera casa, tranne quella unica stanza nella quale dorme la mia bella figlia. È così bella, così graziosa, ma così ribelle che, per la sua stessa protezione, non la lascio mai uscire di casa. La mattina successiva, svegliatosi di soprassalto per un innaturale silenzio che governa l'intera casa, Formione corre nella stanza della figlia e la trova deserta. Niente figlia, niente vestiti, niente oggetti personali della giovane. Solo un ramo di belzuino e una immagine dei Dioscuri appoggiati su un tavolo. Dal belzuino si estrae una resina odorosa in modo pungente, usata come spezia per aromatizzare cibi. Si tratta di una pianta della specie Assafetida, per cui ti lascio immaginare quanto penetrante possa essere il suo aroma. In alcune parti del mondo questo genere di spezia viene chiamata sterco del diavolo. Comunque pochi a Sparta hanno creduto a questo rapimento. C'è chi continua ad affermare che Formione abbia raccontato questa storia per coprire una romantica fuga della figlia. La giovane, esaurita dalla invadente presenza del padre, si pensa possa essere stata sedotta dal fascino di due ricchi commercianti di passaggio. Ma le lingue perciò sono certe che per la vergogna il padre preferisca raccontare che la ribelle fuggitiva sia stata invece rapita da due divinità. E a ben pensarci,
I due stranieri si sono in effetti presentati come due commercianti, e forse proprio quello erano. Il ramo di Belzuino suffragherebbe proprio questa possibilità. Il povero Fermione, fuggita la figlia, incolpa i Dioscuri del rapimento e grida al miracolo per non perdere la faccia. Durante la seconda guerra tra Sparta e Messene, due giovani messeni chiamati Gonippo e Panormo suscitano l'ira dei Dioscuri, travestendosi come i famosi gemelli. L'esercito spartano sta festeggiando in onore dei due eroi. Gonippo e Panormo irrompono nel campo al galoppo, indossando tuniche bianche, manti purpurei e berretti a forma di guscio d'uovo. Sono i due Dioscuri. Gli spartani gettano a terra le armi e si chinano in ginocchio, colmi di gioia, per adorarli. I due giovani messeni, armati fino ai denti, hanno vita facile e uccidono molti di loro. La vendetta dei Dioscuri non si fa attendere. Durante una ritirata degli Spartani appaiono su un albero di pero e da lì fanno scomparire lo scudo del grande generale messenico Aristomene, impedendogli di incalzare i fuggitivi. In una successiva azione di assalto a Sparta, i Dioscuri, apparsi sulle mura della città, respingono un nuovo attacco di Aristomene. Questo generale messenico ha avuto una vita interessante, magari più avanti torneremo a parlare delle sue mitiche gesta. Tornando ai due gemelli spartani, la loro apparizione per me più notevole avviene nell'episodio riguardante Simonide e Diceo. Ce lo racconta lo stesso Cicerone. Simonide Diceo, poeta e cantore, viene assunto da Scopas, un abile quanto borioso pugilatore. Costui, reduce da una vittoria sportiva altamente remunerativa sia dal punto di vista economico sia di fama, Scopas, commissiona a Simonide una composizione poetica in onore del vincitore, cioè lui stesso. Il poeta dovrà declamare quei versi una certa sera durante una sontuosa cena che il pugile ha organizzato per autocelebrarsi degnamente. Simonide, lieto, accetta e per dar lustro al suo committente, nel suo carme tesse anche le lodi di Castore e Polluce. La serata è un successo. Pietanze deliziose e bevande a fiumi, saltimbanchi, ballerine. Scopas non ha badato a spese. Quando arriva il momento di Simonide, il suo declamare viene accolto alla fine da un timido applauso. Gli ospiti imbarazzati, che conoscono il carattere iracondo di Scopas, guardando il suo volto rabbuiarsi durante la declamazione, si aspettano una sua esplosione di rabbia. Il pugile, infatti, non è stato per niente deliziato che metà del poema sia stato riservato ai Dioscuri. A nulla servono le osservazioni di Simonide, che afferma come, al di là delle lodi ai gemelli splendenti, il suo carme voleva lodare Scopas, proprio utilizzando un parallelo con le divinità, lo stratega Castore e il pugilatore Polluce. Niente da fare. Scopas urla di voler remunerare Simonide solo con la metà del pattuito, intimandogli a gran voce di andare a farsi pagare la parte mancante dai Dioscuri, visto che ha tanto cantato di loro. Simonide rimane lì, umiliato e impietrito,
mentre i commensali ridono, scherzano. Si siede in un angolo a guardare quei ricchi che gozzovigliano e sghignazzano al suo indirizzo. Poi qualcuno gli tocca la spalla. Il poeta si gira. Un servitore lo informa che 2 giovani signori alla porta chiedono di lui. «Chi mi cerca?» chiede il poeta, che teme si tratti di un ennesimo motteggio nei suoi confronti. Il servitore racconta che i 2 sono in effetti personaggi un po' strani. Uno indossa una dorata armatura, ma è stranamente senza cimiero. L'altro, quello che ha espressamente richiesto di lui Simonide, è a torso nudo e mostra diverse cicatrici sul volto. Simonide, ancora dubbioso che si possa trattare di uno scherzo, ben lieto di avere una scusa per andarsene di lì, segue mestamente il giovane servitore. Arrivati fuori dalla porta del palazzo, il poeta rimane sorpreso. Non c'è nessuno ad aspettarlo. Non fa neanche in tempo a chiedere un chiarimento al servitore che il tetto del palazzo crolla, seppellendo Scopas e i suoi ridanciani invitati. Simonide comprende che quelle 2 fantomatiche figure che hanno chiesto di lui e che gli hanno così salvato la vita facendolo uscire appena in tempo non possono essere che i Dioscuri, che hanno in questo modo saldato il conto della sua poesia, proprio secondo il desiderio di Scopas. Le aspre parole del vanitoso pugile spartano hanno condannato a morte lui e i suoi ospiti. Nessuno nella grande sala da pranzo è sopravvissuto al devastante crollo. La storia non finisce qui. I corpi straziati delle vittime non sono riconoscibili e i parenti disperati non sanno come fare per dare la giusta sepoltura a quei poveri resti. Il servitore sfuggito al crollo non riesce a dare informazioni utili al riconoscimento, mentre Simonide aiuta tutte le famiglie a ritrovare i poveri resti dei propri cari. Il poeta, infatti, nei momenti che hanno preceduto la sua uscita dal palazzo di Scopas, ha memorizzato chi era seduto e dove nella grande stanza. Ricorda come era vestito uno, che collana portava un'altra. Ricorda chi era seduto vicino alle colonne e chi in prossimità delle porte, chi era più vicino al passaggio delle pietanze e chi aveva trovato posto presso un certo mosaico. Simonide è il primo caso riportato di memoria fotografica e si può dire l'inventore del sistema della memorizzazione dei loci, tanto amata da Cicerone. Il grande avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano ama memorizzare le arringhe che deve sostenere usando un astuto stratagemma di cui qui ti propongo un breve esempio. Cicerone collega i vari punti del suo elaborato discorso con i diversi luoghi che attraversa durante il suo percorso, per esempio dalla casa al tribunale. In questo modo mentalmente ripete: uscendo di casa supero quel tal ponte, attraverso la piazza dedicata a quel generale, salgo le scale del tempio di quella divinità, eccetera, eccetera. Cicerone non fa fatica a ricordare questi luoghi, li incontra tutti i giorni e la sequenza con cui si presentano nella realtà è ben chiara nella sua mente. Ad ogni singolo luogo, Cicerone, attraverso un'immagine forte e vivida, fissa quella parte del discorso che deve essere pronunciata, seguendo proprio la sequenza di qualcosa che non può essere dimenticato né confuso, la strada che egli percorre ogni giorno. Poniamo che Cicerone debba argomentare sulla necessità di istituire una nuova tassa. Quindi l'oratore si propone di parlare per prima cosa della situazione attuale, fatta di necessità e di sprechi, poi di possibili soluzioni e infine concludendo di benefici di stabilità e di forza dell'urbe. Così, al ponte,
che è il primo luogo che incontra per la sua strada mentale, Cicerone collega una immagine legata all'inizio del suo discorso. Immagina che il ponte su cui passa sia pericolante, tanto che le persone che incontra camminano tremolanti, tanto da far cadere dalla toga un sacco di monete che vengono raccolte da un'aquila. Poi nella piazza queste monete portate dall'aquila appaiono fondersi al sole e ricoprire la statua del famoso generale, facendola splendere come mai prima. Arrivato al tempio dei Dioscuri, si stupisce di vedere come da sotto la base del tempio 4 giganti lo sollevino fino al cielo. Cicerone, con questo metodo dei luoghi, riesce a non perdere il filo, non anticipare né posticipare argomenti, non perdersi in trattazioni secondarie. Un successo. Forse già lo sai, ma è proprio da questa mnemotecnica che deriva il nostro modo di dire in primo luogo, in secondo luogo e così via, proprio da Cicerone e prima di lui da Simonide di Ceo, il triste poeta la cui vita fu salvata dalla generosità dei 2 Dioscuri, i mirabili Castore e Polluce. Con questo terzo episodio si conclude il ciclo dedicato ai 2 eroi spartani. Spero che ti abbia interessato. Ti ringrazio di essere rimasto con me. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.